So che cosa state pensando, ve ne sarete sicuramente accorti. Ho accorciato di 1 millimetro la barba. Concedetemelo ragazzi, ma fa veramente tanto caldo e quindi ho dovuto farlo. A parte le cazzate, buona domenica e bentornati al solito appuntamento con le news. Come state ragazzi? Qui ovviamente si muore di caldo, come al solito, umidità pazzesca ed ecco perché mi vedete anche questa settimana in déshabillé. Adesso passiamo alla settimana di annunci, rilasci e chi più ne ha più ne metta in ambito soprattutto una serie action figures. Per chi non conoscesse il canale è entrato in questo video subito, immediatamente con le mie cagate. Allora, innanzitutto il rilascio che più stavo aspettando insieme ad altri due per quest'anno, quindi per me il video si può chiudere qui. Deidara di Rocket Toys, si va ad allargare la line-up della Akatsuki di Rocket Toys, che sapete benissimo quanto io ami alla follia. E finalmente annunciato nel lontano, ormai gennaio del 2025, Deidara è disponibile in Asia. Io ho fatto il preordine con l'aereo per questi prezzi, quindi spero che mi arrivi il prima possibile e quindi che lo possiate vedere, possiate goderne insieme a me sul canale. Poi un altro rilascio, anche questo un altro dei più attesi, il buon Darth Sidious, il bellissimo Darth Sidious con quell'espressione meravigliosa, guardate qui che gioia, e da episodio 3 la vendetta dei Sith. Finalmente hanno deciso di rilasciare questo bell'uomo e vedo che l'hanno rilasciato con delle modifiche importanti che a me fanno sinceramente impazzire. Hanno corretto quei fottuti, sì sono giovane ragazzi, uso questo linguaggio, gli occhi gialli che invece non erano gialli ma erano rossi nel prototipo, e poi migliorata anche la verniciatura sicuramente del volto e qualche colore qua e là, quindi secondo me tanti i miglioramenti per questo Darth Sidious. Hot Toys comincia a bruciare il culetto vista la competizione e sono veramente contento, quindi anche qui non vedo l'ora di vederlo, di averlo tra le mani per portarvelo in video, spero il prima possibile. Adesso passiamo a Infinite Statue, che questa settimana si è scatenata, ragazzi, con degli annunci, diciamo dei tease, in vista del San Diego Comic Con, che sarà una gran figata per quanto riguarda questa roba che piace a noi, perché ci saranno dei begli annunci sicuramente, e spero, tornando a Rocket Toys, che magari facciano vedere qualcosa, ma non credo prima del Wonder Festival di ottobre. Comunque, a parte questa parentesi, Infinite Statue al San Diego Comic Con farà vedere tanta robetta, tra cui una nuova doll del Corvo, action figure, lo specifico perché c'è stato qualcuno che ha messo in dubbio una statua, action figure è una action figure. Quindi al Comic Con di San Diego vedremo il nuovo Corvo, speriamo che sia ben reso, perché potrebbe essere una gran bella figure. Così come la 1A4 Plus Format del Reanimator. E poi, questa è fresca fresca, nemmeno io l'avevo vista, Conan il Barbaro. Anche qui stiamo parlando di una 1A6 e anche questo pezzo sarà disponibile al San Diego Comic Con. Quindi prossima settimana, ormai oggi che sto registrando è il 19, quindi se ne parla appunto esattamente la prossima settimana. Non so se faremo in tempo a parlarne nelle news, perché dipende poi sempre come vengono rilasciate le varie novità, però magari ne parleremo appunto nel prossimo weekend. Adesso passiamo ad Hot Toys. Hot Toys, che ovviamente ha quel sito di merda che non funziona mai. Anche oggi, a distanza di un paio di giorni dagli annunci, posso capire il primo giorno, nelle prime ore, che tanto sovraffollamento, ma qui quando sono più di 3 persone ad andare sul sito Hot Toys salta tutto, è un delirio. E quindi ce li becchiamo queste news su Facebook, purtroppo. Non potremo andare a vedere esattamente i dettagli di ogni figure, ma facciamo quel che possiamo. La settimana di Hot Toys è cominciata, a parte il rilascio del buon vecchio, con l'annuncio di un nuovo brand, chiamiamola così, una nuova serie, Soft V. Soft V Masterpiece, che a quanto pare non sarà altro che
una nuova linea, stile Ono Studio, con masterpiece, con dei capolavori ma realizzati in vinile, stile Funko Pop. In realtà no, perché questa è la prima cosa che ho pensato io, ma il primo pezzo di questa Softly è questo Galactus, questo bestione di circa 70 cm, direttamente dai Fantastici 4, il film che è imminente, di cui è imminente l'uscita, che sembra una bella riproposizione, non mi fa proprio impazzire, vi dico la verità, ma questa sorta sarà in vinile, quindi un po' più leggero, spero e credo, rispetto a come sarebbe una doll 1/6 in questa scala, quindi non in questa scala ma di questa grandezza. E niente ragazzi, da quello che ho capito si possono muovere soltanto, non è proprio pienamente articolata, ma si possono muovere le braccia, la testa, poca roba, e quindi è una sorta di ibrido tra una statua e un action figure. Qui vediamo il confronto con Mr. Fantastic, che andremo a vedere fra poco perché è stato annunciato anche lui, ma non per questa linea, per la linea normale o Toys. Ed ecco qui quindi i suoi 70 cm in confronto con quelli che presumo essere un 28-29 cm di Mr. Fantastic. Come vedete siamo più o meno 2 volte e mezzo la grandezza di una doll normale, quindi per chi di voi è interessato a questo Galactus, mi raccomando, cacciate via mogli, figli o qualsiasi cosa voi abbiate dentro casa per fargli spazio. Vedete 6 point of articulation with rotator, quindi si può muovere soltanto 6 punti, quindi le braccia, la testa e gli avambracci, un minimo, e la vita. Non so il prezzo, secondo me si aggirerà intorno, ma la sparo lì, ai 500 euro, non credo vadano molto oltre questa cifra. Essendo in vinile in teoria dovresti abbattere un pochino i costi, dovrebbe essere un po' più leggera, ma sono tutte supposizioni, vedremo poi quando uscirà effettivamente sul Colosso dei Nerd. Poi hanno presentato i Fantastici 4, io avevo fatto un pronostico con Superman, ci avevo chiappato. Con i Fantastici 4 avevo fatto il pronostico la settimana prossima, che secondo me avrebbe avuto un po' più senso, e invece ci hanno droppato la news venerdì, ieri, per me che registro, e quindi così, di punto in bianco, i Fantastici 4, ma attenzione, bisogna essere coerenti, Hot Toys è famosa per iniziare una roba e non finirla, e quindi giustamente i Fantastici 4, ma ne hanno mostrati 3 ufficialmente, poi il quarto si vede, adesso lo vedremo, ma ne hanno annunciati 3. Così come per i Thunderbolts, hanno annunciato i Thunderbolts, poi ne hanno fatto uno e poi sti cazzi, così come la Resistenza da Deadpool e Wolverine, potrei continuare, i Guardiani della Galassia famosissimi, vabbè lasciamo stare. Scusate l'attimo, la critica un pochino pungente, ma certe volte hanno veramente rotto il cazzo. Allora, il primo è La Cosa, meraviglioso, a me piace un sacco, sicuramente è quello che mi convince di più, bella bestia, e qui lo vediamo con Herbie, se non mi sbaglio, e qui questa versione con la barba, io non mi sono voluto spoilerare tanto, non ho visto molti trailer, ragazzi, non so se si era già visto nei trailer, ma davvero figa. E niente, ho sempre voluto una cosa, La Cosa in questa scala, potrei pensare di prendere soltanto lui, non lo so, e qui intanto ragazzi li vediamo tutti e 4. Spoiler, la torcia non è stata annunciata ufficialmente ancora. Voglio sperare che il motivo sia perché ci vogliono droppare una sorpresa incredibile, per esempio farci una doppia versione, una standard e un'altra invece in cui c'è lui infuocato. Spero che sia per questo motivo, quindi si stanno prendendo un po' più di tempo. Comunque questa è La Cosa, penso che uscirà, perché qui purtroppo appunto essendo su Facebook e non essendo sul sito non possiamo vedere quando uscirà, ma penso che sia per il secondo trimestre del 2026, non credo che venga rilasciato prima, salvo sorprese varie. Qui abbiamo invece la Donna Invisibile che a me fa, non lo so, io sono diventato un po' più pignolo, forse ultimamente, sarà la vecchiaia, ma a me non fa proprio impazzire a livello di viso, realizzazione dell'head sculpt.
Non lo so. Ci vedo l'attrice, ma non ce la vedo, non riesco a capire nemmeno io che cosa voglio. Con il bimbo meraviglioso in scala 1 a 6. E qui abbiamo un dettaglio del viso, non lo so, non mi convince al 100%, non ve lo so dire il motivo, non vi so dire nello specifico che cosa ci sia che non va, forse il painting, forse anche qui ancora una volta per Hot Toys un viso un po' troppo idealizzato, senza una ruga, nulla, non lo so, non vi saprei dire. Comunque anche lei sarà disponibile in una doppia versione, se non mi sbaglio, una versione standard e un'altra invece con RB, giusto? Sì. E poi c'è anche una versione speciale Metal Collectible Card with Display Case con una carta figa, una carta di metallo, una roba collezionistica, insomma. Anche lei sarà disponibile presumibilmente insieme alla Cosa e anche insieme a Mr. Fantastic. Qui infatti vediamo l'altra versione con Herbie e cambia poco, se non mi sbaglio c'è soltanto lui, per il resto dovrebbe essere tutto identico, sia effetti che accessori e quant'altro, insomma tutto identico, così come questo Mr. Fantastic, anche lui disponibile nella doppia versione, la Cosa invece sti cazzi, così cose fatte un po' a caso. Ed ecco qui, Mr. Fantastic con questo sculpt di Pedro Pascal. Sinceramente apprezzo molto di più il Pedro Pascal, però è un'espressione totalmente differente, qui un po' l'espressione da piacione, sai, caratteristica del Mr. Fantastic, ma lo preferisco di più l'head sculpt, quello di Joel, che tra l'altro vediamo qui nei commenti. Allora, questo è il body. Intanto qualcuno già si è chiesto come fanno a fare questa roba qui, penso proprio che presumibilmente ci sarà un busto alternativo per queste pose e anche un altro paio di gambe, non penso che ci sia una struttura interna che faccia, no, anche perché il tessuto non vedo come poi si possa andare a modificare, ad adattare, quindi credo che ci sia proprio un busto e un paio di gambe alternativi all'interno della scatola come accessori. E anche qui c'è poco da dire, nel senso sono tutti con la tutina, tutti meravigliosi. Anche qui vediamo una immagine con tutti e quattro e nulla, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa, ecco, Interior Sculpt Statue, ecco, esatto, infatti ecco qui la conferma di quello che dicevo prima, appunto. Queste pose sono da statua, quindi sono fisse. Quindi non pensate di poter articolare, insomma, il tutto quanto, perché c'è una parte superiore e inferiore che sono fisse senza articolazioni. Eccole qui, infatti, le vediamo con una basetta esagonale, varie paia di mani, abbastanza semplice come figure. Anche qui c'è una special edition e anche qui una versione con Herbie. Tutto qua. Quindi raga, adesso andiamo come al solito su ilcolossolinerd.com per vedere gli ultimi arrivi. Questa settimana c'è stato ben poco, devo dire la verità, da questo punto di vista. C'è l'ennesimo Superman, poi il preordine di Joel da The Last of Us di Hot Toys che abbiamo già visto settimana scorsa, al prezzo di 2,99, quindi ottimo, consigliato per chi ha apprezzato la serie, nella speranza vostra che arrivi Ellie, vostra. Poi Sideshow con il suo nuovo Pikachu in scala 1:1 a soli 5,99 e Mezco a 125 con l'1:12 del Joker della serie animata, vari Predator e il bellissimo, nonché preordine assicurato per me, Black Myth Wukong con Wukong in scala 1:12. Se non avete visto il video di Batman in scala 1:12 di line art, andatelo a vedere sul canale e vi rendete conto di che cosa stiamo parlando. 135 euro e poi Glorio 74 euro di Dragon Ball Daima da SH Figuarts. Detto questo ragazzi, insomma sto video sarà durato un'eternità, sti cazzi, quelle news lo sapete sono chiacchierate tra noi e va bene così. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Fantastici 4, 3,5 e di tutto il resto e niente, scrivetemelo qui sotto nei commenti, ci vediamo come sempre la prossima settimana sperando che ci sia il San Diego e che riusciamo a parlarne insieme. Detto questo vi saluto, ancora buona domenica, buon inizio di settimana, ciao, a presto.